Ciao e bentornati nel mio canale. Oggi in questo tutorial vi faccio vedere un secondo modo per fare quadrato grani, la piastrella della nonna, la piastrella grani. Ho già fatto un tutorial con la tecnica che si usa normalmente. Questo è fatto in un altro modo. Prima di tutto, come potete vedere, qui non c'è dritto o rovescio. Con questo modo, facendo qui usando questo metodo, non c'è dritto o rovescio e vedrete che è più facile perché dovete ripetere solo una riga. In questo modo dovete ripetere solo una riga, dovete ricordarvi solo una riga. Nel metodo classico che abbiamo già visto bisognava un po' vedere come fare dopo ogni giro. In questo modo vedrete che è molto più semplice. Dunque, come sempre potete iniziare o con il cerchio magico oppure con il cappietto iniziale e 4 catenelle che poi andrete a chiudere in cerchio, lavorando sempre sia con il cerchio magico sia con le catenelle chiuse in cerchio. Dentro, per il primo giro lavorate dentro il cerchio. Dunque io comincio con il cerchio magico. Troverete tutti i tutorial alla fine durante questo video e sotto nella descrizione. Guardate sempre nella descrizione, troverete tutti i video. Dunque brevemente, per fare il cerchio magico metto così, posiziono così il filo, la parte corta verso me e giro il filo attorno al dito, inserisco l'uncinetto sotto il primo filo e prendo il secondo e poi prendo il filo lungo e lo passo qui, quindi così ho creato un cappietto. E per il primo giro lavoreremo qui dentro. Vado a fare ancora 2 catenelle che contano come una maglia alta. Come sappiamo, le piastrelle grani sono costituite da 4 gruppi di 3 maglie alte e separate da 3 catenelle. Dunque queste 3 catenelle qui contano come una maglia alta, quindi vado a fare ancora 2 maglie alte e per fare la maglia alta un gettato, inserisco l'uncinetto dentro il cerchio, pesco il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, un gettato, passo il filo attraverso le 2 asole, un gettato e passo il filo attraverso le altre 2 asole. Vado a fare ancora una maglia alta per completare il primo gruppo. Adesso 3 catenelle e il secondo gruppo di 3 maglie alte sempre nel cerchio. Il primo giro si lavora dentro il cerchio, la seconda e la terza. Tiro un po' qua il filo, le 3 catenelle che separano un gruppo dall'altro e che saranno i nostri angoli. Faccio il terzo gruppo di 3 maglie alte, le 3 catenelle che separano un gruppo di 3 maglie alte dall'altro gruppo di 3 maglie alte. Faccio anche il quarto gruppo qui, e adesso per chiudere il giro faccio le 3 catenelle che mi servono
e qui stringo un po' il centro, tirando un po' il filo, questo corto, e tiro un po' qui questo capietto e giro il mio lavoro. Adesso la maglia bassissima che mi serve fare la faccio lavorando al contrario, perché tiro un po' qua, stringo un po' qua e passo il filo attraverso l'altro. Adesso abbiamo girato il nostro lavoro, dunque abbiamo girato il nostro lavoro. Così facendo, al contrario dell'altro metodo che di solito facciamo, che dobbiamo ricordarci 2 giri e alternarli, qui siamo direttamente nell'angolo. Qui, visto che siamo direttamente all'angolo, è più facile lavorare, quindi faccio le mie 3 catenelle che contano come una maglia alta e faccio dentro qui, per creare il nuovo angolo, ancora 2 maglie alte, come normalmente faccio, le 3 catenelle e ancora 3 maglie alte. Quindi ricordatevi che bisogna girare il lavoro. In questo metodo non lavoriamo come facciamo di solito facendo il giro. In questo modo, dopo aver finito un giro, giriamo il lavoro. Questo ci rende un po' più facile il nostro lavoro e dobbiamo ripetere solo una riga, sempre la stessa. Dunque 3 maglie alte qui, ricordatevi che tra i gruppi di maglie alte qui, dal secondo giro in poi, serve una catenella per passare, cioè da questo angolo all'altro ho fatto una catenella e qui vado a fare 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte per fare di nuovo un nuovo angolo. E quindi ripetiamo sempre la stessa cosa. Adesso poi si aggiungono questi spazi, ovviamente, per passare sempre qui facciamo la nostra catenella e poi per passare all'angolo un'altra catenella, e lo vedremo nel prossimo giro, che è sempre lo stesso. Ho fatto 3 maglie alte, 3 catenelle e ancora 3 maglie alte qui nello stesso spazio, e come ho detto, per passare da uno spazio all'altro una catenella, e qui vado a fare direttamente all'altro angolo perché siamo ancora all'inizio, quindi 3 maglie alte, tre catenelle e ancora 3 maglie alte nello stesso spazio qui per creare, come ho detto, il nuovo angolo, e per passare da uno spazio vuoto all'altro una catenella, e qui facciamo l'ultimo angolo, 3 maglie alte, tre catenelle e ancora 3 maglie alte, perché in ogni angolo facciamo 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto, nello stesso spazio. Ancora una, e per finire una catenella qui, e adesso
lascio questa mia asola e giro perché d'ora in poi lavoriamo in questo verso, quindi per fare la mia maglia bassissima qui la faccio prendo l'asola qui e passo il filo ed ecco qui che sto direttamente nello spazio ed è questo che volevo. Se noterete poi quando lavorerete voi non avete dritto e rovescio, è tutto uguale, quindi faccio questo giro tanto per vedere come si ripete, quindi 3 catenelle che contano come una maglia alta e qui altre 2 maglie alte, per passare da uno spazio all'altro una catenella e qui vado a fare il mio angolo, cioè 3 maglie alte, tre catenelle e ancora 3 maglie alte. Per passare al prossimo allo spazio successivo una catenella e qui 3 maglie alte, per passare allo spazio successivo una catenella e qui siamo all'angolo, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso spazio, 2 3 maglie alte qui e 3 catenelle, 3 catenelle e ancora 3 maglie alte qui. E per passare nello spazio successivo una catenella e qui 3 maglie alte, per passare allo spazio successivo una catenella e qui abbiamo l'angolo, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Le mie 3 catenelle e 3 maglie alte, e una catenella per passare nello spazio successivo, qui 3 maglie alte, una catenella per passare allo spazio successivo e qui abbiamo l'angolo, quindi 3 maglie alte,
3 catenelle e 3 maglie alte ancora, una catenella per arrivare alla fine, una catenella per chiudere qui, e per chiudere qui tiro il filo, giro il lavoro e vado a fare la maglia bassissima qui da questo lato del lavoro, prendo di nuovo quest'asola, stringo un po' e passo il filo attraverso l'asola, e per continuare sempre allo stesso modo dunque abbiamo iniziato facendo il cerchio magico. Voi potete iniziare con il capietto iniziale e le 4 catenelle che poi andrete a chiudere in cerchio. Nel primo giro si lavora dentro il cerchio, poi si fanno 4 gruppi di 3 maglie alte separate da 3 catenelle, ogni gruppo dall'altro separato da 3 catenelle. La caratteristica di questo metodo è che si gira tra un giro e l'altro, si gira il lavoro. In questo modo ci troviamo sempre nello spazio dove vogliamo lavorare e dobbiamo ripetere solo un giro. Per il resto è sempre lo stesso, si fanno 3 maglie alte dove ci sono gli spazi da una catenella, e qui tra un gruppo di 3 maglie e l'altro una catenella, e qui negli angoli si fa il nuovo angolo, cioè 3 catenelle, 3 maglie alte e 3 catenelle. Provatelo, vedrete che è facile, è più facile dell'altro. Spero di esservi stata utile anche questa volta. Grazie per essere stati con me, fino alla prossima volta. Ciao ciao.